Quindi tu lavori sia con adulti che con bambini, ci sono dei temi che preferisci trattare o che preferisci eh, non affrontare, delle età con cui preferisci lavorare, ci sono delle differenze. Allora, ho insegnato tanti anni alle medie e poi ho smesso per una questione di etica, nel senso che per le medie sono l'età più difficile in assoluto dell'umano, proprio dell'essere umano. Le medie proprio io stessa, non a caso ci ho fatto un pezzo perché veramente è un trauma. Pensare alle medie proprio. E le medie, soprattutto in periferia, io ho lavorato tantissimo tempo alle medie in periferia, nella periferia poi romana, che è una periferia particolare comunque. Pensa che una volta avevo una classe del pomeridiano in cui le persone, cioè la maggior parte di loro erano provenienti da altre etnie ed era una cosa meravigliosa, bellissima. Però c'erano dei problemi di lingua, perché c'era per esempio un bambino vietnamita che non sapeva l'italiano, parlava solo vietnamita ancora. Quindi, cioè, nel senso, per questo ti dico di etica, perché ci vuole un livello di energia e di vocazione per lavorare con le scuole medie che le altre, cioè che secondo me le altre scuole, non, le altre fasce d'età non richiedono. Quindi a un certo punto mi sono dovuta trovare a fare una scelta, ok, proseguo con la mia carriera di performer oppure passo la mattinata nelle scuole medie, tornando a casa devastata, devastata nel senso che io poi gliela do d'energia e dunque poi alla fine ero tipo senza voce, senza... E ho smesso a un certo punto di insegnare le medie. Considera che io poi alle medie ci sono sempre i ragazzi che hanno DSA, DHD o dei disturbi autistici, eccetera, non sono sempre seguiti per una questione di sistema, è proprio scolastico, non sono sempre seguiti a dovere. Io, per esempio, avevo una volta un bambino che aveva un accenno di disturbo psicotico, schizofrenico, ok, ancora non diagnosticato, la madre però era schizofrenica e io e lui siamo riusciti ad avere un rapporto, a costruire un rapporto molto bello, ma 2 minuti prima di entrare in scena per il saggio lui ha avuto una crisi pazzesca e ha cominciato a mordersi il braccio molto dolorosamente. E io non lo so da dove l'ho presa, però ci sono riuscita a calmarla. Eravamo solo io e lui, non c'era nessuno, non c'erano medici, non c'erano insegnanti di sostegno, cioè, eravamo solo io e lui. Io ci sono riuscita a riprenderlo, però poi sulla via di ritorno in macchina ci ho avuto un attacco di panico perché a un certo punto qualche parte vedevo uscì, no? E quindi diciamo che le medie sono senz'altro la, però è ovviamente la cosa più bella, è una delle cose più belle che mi sono successe nella vita. Cioè riuscire ad avere un rapporto con lui, a riuscire a portarlo in scena, che lui poi si è ricordato che il saggio l'ha fatto, che ci è riuscito. Mi commuovo ancora a pensarci perché è una roba fighissima. Dopodiché, dopo un po' non si può fare più sto fatto. Cioè, se vuoi fare la... E quindi adesso mi sto tenendo le materne soltanto e faccio gli spettacoli per le scuole, cioè ho costruito un progetto di stand-up comedy dedicato alle scuole superiori che si chiama Rigenerazioni e prevede l'intervento di una psicoterapeuta sugli stereotipi di genere. Quindi c'è prima la performance che li fa ridere, il pezzo di 50 sfumature, eccetera. Dopodiché il sesso, la mia prima volta, eccetera, eccetera. Dopodiché arriva la psicoterapeuta, facciamo la lezione sugli stereotipi e poi c'è il dibattito. E anche qui delle perle pazzesche perché i ragazzi e le ragazze quando ridono poi sono molto più liberi e libere di dirti i cazzi loro sostanzialmente. Io veramente sono rimasta stupita di quanti cazzi loro mi hanno detto in questi dibattiti, molto figo. E poi insegno agli adulti, agli aspiranti ai media. Ho avviato anche in passato una scuola di formazione teatrale biennale a Feltre, nel Bellunese, che ha sfornato un bel po' di attori che poi sono andati a lavorare in giro per l'Italia. Sono molto orgogliosa di questo, molto contenta. Però adesso mi sto concentrando materne, spettacoli per le scuole ogni tanto e formazione di adulti stand-up comedy, sia individuale che in gruppo. Sei stata veramente gentilissima a essere qua con noi oggi. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. E ti Crepi? aspettiamo anche qua ad Europass a Firenze. Yeah! Sarà benvenuta.
Yeah, tra l'altro stavamo proprio adesso sistemando una data a Firenze, quindi vi farò sapere. Molto volentieri, sì. È stato veramente un grande onore e piacere che mi abbiate invitata qui, quindi grazie e insomma, quando volete ci sono. Ok, Grazie grazie mille. mille, cara. Ciao.